Partendo da un personaggio, da una nave spaziale e da una location, grazie allo storyboard puoi creare un video come questo. Attenzione, perché ti mostro il video, poi ti spiego tutto il procedimento. Il video che hai visto è in 4K perché oggi il modello Seedance ci permette di generare video in 4K. Seedance da solo ti genera un video di 15 secondi, ma con il metodo giusto questa durata non è più un limite anche in 4K e oggi ti faccio vedere come si fa. Scena dopo scena, con un personaggio, una nave spaziale e un pianeta che restano sempre identici. Partiamo dal perché conviene generare video direttamente in 4K e quando ha senso farlo. Allora, se il video lo guardi in una TV o su uno schermo grande, ogni difetto si nota quando ha una risoluzione bassa. Il 4K resta sempre nitido. Se lavori con clienti o aziende, loro pretendono qualità, quindi finalmente possiamo dargliela grazie a Seedance 4K. Poi un video in 4K puoi ritagliarlo, riadattarlo a diversi formati, verticale, orizzontale, quadrato, per tutti i social network e non perde qualità. Quindi da una generazione puoi ottenere diversi formati e risparmiare anche tempo. Venendo agli strumenti, Seedance 2.0 è il modello di intelligenza artificiale che genera video, e questo l'abbiamo capito. Gli dai un prompt o un'immagine e lui ti crea la scena. E adesso, novità del momento, appunto, arriva fino a 4K. Xfield è la piattaforma che lo contiene, insieme a decine di altri modelli per fare di tutto: generazione immagini, gestione dei video cinematografici, degli audio, eccetera. Adesso andremo dentro Xfield a dargli anche un'occhiata. Ma veniamo al cuore del video prima del tutorial. Il problema è questo: Seedance ti dà un massimo di 15 secondi per generazione. Quindi ti mostrerò un video fatto da Seedance in 15 secondi e un video più lungo dove invece avremo sviluppato scena per scena. Una volta generato lo storyboard possiamo o darglielo in pasto a Seedance e lui da quello storyboard ci fa un video di 15 secondi, oppure chiedergli di sviluppare scena per scena. Quindi noi gli daremo appunto le varie scene e lui svilupperà i video relativi. Poi andremo con un software di editing tipo CapCut a editare il tutto e avere un video più completo. Andiamo nel computer, vediamo come si fa. Siamo su xfield.ai, come vedi hai tantissimi modelli e qui abbiamo già in primo piano Seedance 2.0 Now in 4K, perfetto. È qui che entriamo, andiamo nella sezione generazione video. Come ti dicevo, se noi diamo questo storyboard a Seedance 2.0, lui ci creerà un video di massimo 15 secondi, quindi riuscirà a creare questo video prendendo tutti gli spunti, ed il video di 15 secondi è questo. Se invece dallo storyboard andiamo a estrapolare scena per scena, abbiamo 6 scene che sono l'arrivo della nave verso il pianeta, l'atterraggio, l'uscita della nostra protagonista, l'arrivo dell'orda e la disintegrazione dei mostri coi laser. Ecco qua. Avendo scomposto tutto lo storyboard per varie scene, possiamo sviluppare appunto scena per scena e avere un video più lungo, più vicino a quello che noi vogliamo ottenere. Primo consiglio è quello di creare uno sheet del nostro personaggio. Una volta che l'abbiamo scelto il personaggio, nel mio caso è questo e l'ho chiamata Sasha, andiamo a creare uno sheet dove la vediamo in tutte le prospettive, con anche espressioni diverse. Quindi seria, col sorriso, pensierosa e le varie angolature. Stessa cosa possiamo farlo anche per la nave.
Così l'intelligenza artificiale ha un'idea molto chiara di come è fatta la nave e quando la fa ruotare o quando gli andiamo a dare angoli di inquadratura diversi sa perfettamente come è fatta. Queste immagini fatte così, questi sheet, tu li puoi creare con ChatGPT Images e ti lascio il prompt del mio canale Telegram, link in descrizione. Quando abbiamo i nostri personaggi, la nostra nave e anche la location, questi li andiamo a mettere dentro Seedance. Quindi da Xfield selezioniamo video, arriviamo su questa pagina dove possiamo qui caricare i nostri media e qui il modello, abbiamo diversi modelli, ma noi oggi andiamo a vedere Seedance 2.0 che è questo che arriva fino a 4K. Quindi gli diamo la durata della scena fino a 15 secondi, l'orientamento, quindi 16 noni e la qualità 4K. Qui andremo a generare, prima però gli diamo quello che serve per generare il video. Allora io vado su Elements, in questo caso posso caricare delle cose, ad esempio se io carico lo sheet di Sasha, clicco New Element, in questa casella vado a mettere lo sheet di Sasha, intanto che lo carica posso dargli un nome, appunto Sasha, posso descrivere, serve a me, poi gli do la categoria, cos'è? È un personaggio, una location o un oggetto di scena, ad esempio una spada, un tavolo, una sedia, oggetti della scena. In questo caso è un personaggio, quindi clicco Character e lo creo. Quando l'ho creato me lo troverò in mezzo ai miei elementi. Dovrò fare il controllo del copyright perché Seedance è molto attento a questa cosa, quindi se metti la foto di un personaggio famoso non la prende. In questo caso fai il check, lo analizza e poi ti dice ok, la puoi usare. Ora posso inserire i vari elementi, l'astronave, Sasha, me li aggiunge qui, vedi che abbiamo qua gli elementi e poi scrivo quello che deve succedere. Quindi il prompt che puoi scriverlo tu oppure farti aiutare da ChatGPT, da Claude, spieghi a queste intelligenze artificiali cosa vuoi, loro ti scrivono il prompt volendo fatto molto bene. Ma anche se lo scrivi tu di tua fantasia, è molto intelligente Seedance, capisce quello che tu vuoi. Una volta fatto, generi e sei a posto, hai la prima scena. Oppure vuoi accelerare il tutto, togli tutto, vai qui e gli metti dentro direttamente lo storyboard. Eccolo qua. Buttato lo storyboard, gli dici crea un video da questo storyboard e lui ti crea un video di 15 secondi che è come quello che ti ho fatto vedere prima da quello storyboard. Il fatto di avere 4K è veramente una novità favolosa perché indubbiamente la qualità d'immagine è eccezionale. Ovviamente ti prende più crediti, ma quando cominci poi a fare queste cose a livello più professionale, quindi anche a vendere i tuoi servizi, allora il costo di crediti non sarà più un problema. Quindi hai visto i video che si possono realizzare, ma soprattutto la qualità del video 4K che puoi realizzare con Seedance dentro Xfield. Il link per provarlo lo trovi nelle prime righe giù nella descrizione. Se vuoi padroneggiare anche i movimenti di camera, ho creato per te una guida gratuita che trovi in descrizione. Inoltre, se vuoi essere più professionale in quello che crei a livello di video, realizzazione di video, ti consiglio il mio corso AI Regista che trovi in descrizione, appunto il link, puoi andare a vedere di cosa si tratta. La mia mail la trovi in descrizione per consulenze o collaborazioni. Noi ci vediamo al prossimo video.